In questo video vorrei parlarvi di un plugin secondo me molto utile di Blender chiamato CAD Sketcher. Lo trovate, basta cercare questo nome su Google. Questo plugin dà la possibilità di creare degli schizzi parametrici, un po' come programmi tipo SolidWorks, CATIA. Ovviamente il programma è soltanto agli inizi, però penso che promette molto bene e potrà essere in futuro sviluppato. Vediamo, diciamo velocemente come funziona. Dopo l'installazione del plugin, noi ci troviamo qui di lato queste barre che sono proprio tipiche del plugin. Premendo il tasto N apriamo il pannello laterale e qui abbiamo una nuova scheda chiamata Sketcher. Con questo tasto ADD Sketcher possiamo aggiungere un nuovo schizzo. Quando clicco su ADD Sketcher compaiono tre piani e io devo scegliere uno dei piani nei quali creare lo schizzo. Inizialmente dobbiamo necessariamente appoggiarci a questi piani in quanto non abbiamo altri elementi 3D nella scena sui quali andarci ad appoggiare. Quando abbiamo invece cominciato a creare degli elementi 3D con questo tasto qui sotto, ADD Workspace Plane, possiamo creare un piano appoggiandoci a delle facce di elementi 3D già esistenti. Quindi per adesso clicchiamo su questo ehm, diciamo su questo piano e clicchiamo il tasto 7 per metterci in vista dall'alto. All'interno del plugin abbiamo un tasto che ci serve ad uscire dallo schizzo. Questo è il nome che avrà lo schizzo. In questo tool vediamo tutti i vincoli che possiamo inserire. E qui abbiamo altre palette che poi vedremo a che cosa servono. Nella scena lui di base ci va a creare un primo punto che possiamo ad esempio utilizzare per centrare il nostro disegno al centro della scena. Ad esempio, se io vado sullo strumento rettangolo e vado a tracciare un rettangolo, se volessi centrare questa linea, il centro di questa linea con questo punto, dovrei utilizzare un vincolo di midpoint. Quindi midpoint va a trovare il centro della linea e me lo posiziona sul punto. Quindi se io con il tasto Shift seleziono il punto e la linea e clicco su midpoint, voi vedete che lo schizzo si va a posizionare sopra al punto. Intanto lui automaticamente crea dei vincoli, indicati qui con questi simbolini, di orizzontalità, di verticalità e qua in questo caso di midpoint. Se voglio dare delle misure, basta cliccare su distanza, cliccare sulla linea e vengono inserite due quote. Andandole a cliccare qui posso andare a definire la dimensione che voglio che abbiano quei parametri. Quindi scrivo ad esempio 2 e 2 e li vado a quotare. Se io provassi a inserire una nuova distanza, vedete che le quote cambiano colore. Quando la quota cambia colore e diventa rossa, vuol dire che il vincolo che io ho inserito cioè lo schizzo è sopra vincolato, cioè ha più vincoli di quelli che gli servono, perché lui questa misura può prenderla già da qui. Quindi devo eliminare il vincolo andando sopra e facendo delete constrain e lui me lo cancella. Questi colori sono anche personalizzabili perché se io entro in Edit, Preference, Add-on, CAD Sketcher, qui sotto abbiamo le impostazioni dei colori che lui deve utilizzare. Quindi lui con il colore rosso ci va appunto ad indicare
delle quote, diciamo che non sono fallite, cioè non sono state inserite, inserite bene. Quindi qui volendo noi potremmo cambiare i colori degli elementi e ovviamente puoi sempre salvare le preferenze. Quindi una volta creato questo quadrato e quindi abbiamo dato queste misure, ora io premo Leave Sketch, quindi esco dallo schizzo, però come vedete questo schizzo non si riesce a selezionare. Il motivo per il quale non si seleziona è perché qui nell'outliner vediamo che lui non esiste ancora come entità fisica. Questo perché? Perché colui che ha creato il plugin ha fatto in modo che fino a che noi non attiviamo la conversione di questo schizzo in una vera e propria linea, praticamente lui è come se non la vedesse. Se io rientro di nuovo nello schizzo, cliccando qua sulla matita, qui sotto c'è scritto Convert Type, se qua dentro io metto Mesh o Bezier, converto queste linee in una mesh o in una curva Bezier. Se ora faccio di nuovo lascia lo schizzo, ora voi vedete che lo schizzo è stato creato e addirittura mi ha chiuso anche la faccia. Questo qua adesso è un normalissimo eh, plane creato con Blender e quindi se io entro con Tab all'interno dello schizzo, premo A per selezionare tutto, clicco la E, alzo e do una misura, ad esempio 2, premo invio e premo di nuovo Tab, io sono riuscito quindi a creare un cubo a partire dallo schizzo che avevo creato con il comando. Quindi l'utilità di questo plugin che ora vorrei provare comunque a sperimentare, perché lo sto provando anche io, e appunto grazie all'inserimento di questi vincoli riuscire a creare delle forme geometriche un po' più complesse con maggiore facilità senza utilizzare i normali comandi di Rhino. Se io prendo questo cubo e lo vado ad eliminare, qui accendendo e spegnendo l'occhio io posso sempre vedere o non vedere lo schizzo, qua lo posso editare e cliccando su questo X lo posso andare ad eliminare. Ora vado a creare un altro schizzo, quindi clicco su ADD Sketch, scelgo sempre il piano orizzontale, premo sempre il tasto 7 per centrarmi e adesso invece di creare un rettangolo vado a cliccare sulla linea e inizio a creare una forma un pochino più particolare. Non mi concentro tanto sulle misure, in realtà non mi concentro neanche sul fatto che le linee siano diritte o piegate. Infatti voi vedete che in questo caso queste linee, diciamo, non sono diritte. Se io clicco su uno di questi elementi e clicco qui orizzontale, voi vedete che automaticamente tutte le linee si vanno a mettere in orizzontale. Afferrando questi elementi, vedete che lo schizzo si può muovere, appunto perché non è stato ancora vincolato. Allora, come prima cosa, andiamo a legare, come abbiamo fatto prima, questa base e questo punto, quindi li clicchiamo tenendo Shift premuto e scegliamo Midpoint, in modo tale che questo si blocca qui sopra. Poi vado a dare la dimensione generale. Di solito su questi tipi di programmi, quando li dobbiamo andare a quotare, conviene andare a quotare prima le misure maggiori e poi mano a mano inserire le misure minori, perché se cominciamo a quotare le misure più piccole potremmo avere dei problemi in quanto il disegno si potrebbe rigirare su se stesso. Quindi io seleziono la linea e posso premere o Alt D
per inserire la quota, clicco sopra e vado a mettere la misura, quindi ad esempio 4 invio, poi posso andare qui, Alt D, clicco su questa e metto 3 invio. Se la quota diventa di colore rosso, vuol dire che questo elemento ehm, diciamo vuol dire che praticamente è andato in diciamo c'è un problema nell'inserimento della quota. Infatti dobbiamo sempre verificare di non inserire senza volere dei vincoli di cui non abbiamo bisogno. Quindi qui c'erano due vincoli di parallelismo che mi impedivano di quotare questo elemento. Ora, se io seleziono questo e questo con Shift e do un vincolo di orizzontalità, praticamente questi due elementi tendono, quindi 1 e 2, con un vincolo di orizzontalità, tendono ad allinearsi. Vuol dire che se ne sposto uno, si sposta anche l'altro dietro di lui. Se clicco sul vincolo, il vincolo viene eliminato. Un altro modo per legare questa altezza e questa altezza è quello di dare dei vincoli di uguaglianza. Cioè se io clicco su questo segmento e su quest'altro segmento e clicco su uguale, questi due sono stati vincolati ad avere la stessa altezza. Quindi se io vado su distanza, clicco su questo e do a questo una quota di 3, l'altro lo va a seguire. Quindi anche se non esiste il comando di... non esiste ancora il comando di specchio, un modo utile, diciamo, con il quale io posso specchiare questo elemento è quello di dargli dei vincoli di, diciamo, di eguaglianza. Quindi attivo anche questo e quindi dando dei vincoli di eguaglianza io automaticamente faccio in modo che gli elementi, quindi quando vado a quotare ad esempio questo, quindi diciamo per esempio 1.5, automaticamente anche l'altro lo segue. Nel caso in cui vado a cliccare questo elemento, quindi do un'altezza di 2, quindi ora se gli dico di convertire questo elemento in una mesh, esco fuori dallo schizzo, posso quindi o come ho fatto prima con il comando di estrusione, estrudere questa parte, oppure posso applicare un modificatore Solidify, posso dare un'altezza, ottenendo quindi un elemento 3D. Purtroppo una cosa che non hanno, ho notato che non hanno ancora implementato è il fatto che se io ritorno all'interno dello schizzo, quindi lasciamo acceso anche questo e mettiamoci in modalità wireframe in modo tale che riusciamo a vederli entrambi. Se io qui vado qui sopra e do questa misura pari ad 1, cliccando su questo tasto io vado ad aggiornare diciamo, la misura che ho creato. Nella versione precedente, per esempio, non esisteva il bevel, quindi
per creare una smussatura era un pochino più complicato, bisognava crearla con un arco e poi dare le tangenze. Invece con il comando smussatura, se io clicco qui sopra e trascino e faccio un clic, viene creato un arco e automaticamente qua vengono anche fissate le tangenti. Se io qui vado a definire questo diametro, per esempio di 1, e vado ad aggiornare lo schizzo, voi vedete che automaticamente si aggiorna anche la parte di 3D. Quindi proviamo anche da quest'altra parte, quindi inserisco un altro cerchio, do qui un diametro sempre di 1, aggiorno lo schizzo, esco fuori e quindi ho ottenuto un tipo di oggetto eh, parametrico che quindi può essere aggiornato facilmente alla modifica dello schizzo.